Ciao amici e amiche del segno della Vergine, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World ed è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo del mese di gennaio 2026 e prima di iniziare saluto e ringrazio chi mi segue, gli iscritti e gli abbonati al canale. Vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona e se volete potete integrarla col vostro ascendente. Inoltre, il segno che raggiungerà più visualizzazioni nel corso del mese, nel successivo avrà un bonus di lettura, quindi, continuate a spingere il più possibile per farlo vincere, sapendo che voi avrete in questa lettura il bonus perché avete vinto per aver raggiunto maggior visualizzazioni proprio nel mese di dicembre. E adesso, prima di partire, un'altra cosa che ci tenevo a dire è che in descrizione trovate i link per vedere meglio i mazzi che utilizzo e, vederli meglio con le video recensioni e anche i link per acquistarli, se vi dovessero piacere. Adesso facciamo il punto della situazione con l'arcano del mese precedente e poi andremo a vedere quello di gennaio. Voi avevate il mago, una carta di nuovo slancio, inizio, oppure anche possibilità di entrare maggiormente in connessione con se stessi, le proprie potenzialità e capacità. Essendo legata alla fase iniziale di qualcosa, in realtà non vuol dire che si va subito ad iniziare un progetto, un'idea, eccetera. Può, rivelarsi quella fase in cui facciamo il punto della situazione, magari ci troviamo nelle condizioni già di iniziare, però possiamo rimanere bloccati. Quindi occhio, che vuol dire che quell'input, quell'ispirazione, quel nuovo inizio deve procedere, deve continuare. E adesso vediamo come continua questa energia con il vostro arcano del mese di gennaio. E vedere anche come inizia proprio questo nuovo anno 2026 con l'arcano degli amanti. Direi che, ci fa capire che effettivamente abbiamo bisogno di, trovare pace ed equilibrio e in armonia in alcuni aspetti, sia di noi stessi, sia magari di una o più relazioni o un qualcosa che ci circonda. È vero, il nome può essere fuorviante, fa riferimento a questioni affettive, relazionali e d'amore, assolutamente sì. Poi vedremo meglio nell'ambito specifico come può riflettersi questa energia. In senso generico parla di scelte importanti e quando si fanno scelte importanti, quando ci si trova a un bivio o una fase di incertezza e di valutazione, dobbiamo ascoltare sia il cuore sia la mente. Solo così si possono compiere le scelte migliori. Eccola qui. Adesso andiamo a vedere le vostre energie a livello personale, quindi nel corso del mese, cose che vi possono aiutare a gestire e ad affrontare anche secondo me proprio questa energia principale. Troviamo l'imperatrice. Questa è ottima per far crescere e sviluppare un proposito o qualcosa che, connettendoci al mago di prima, abbiamo già iniziato, valutato, verificato e attenzionato precedentemente. Quindi vuol dire che c'è realizzazione o quantomeno raggiungimento di una piccola tappa di un progetto anche più ampio, di sicuro questa ci porta soddisfazioni e compimento e anche possibilità di capire che stiamo procedendo nel verso giusto. Con il 7 di bastoni potrebbe esserci qualche conflitto e qualche ostacolo da superare. Siamo perfettamente in grado di farlo, magari abbiamo semplicemente bisogno di, chiarire il nostro percorso e capire che dove ci sono troppi ostacoli e difficoltà, allora forse lì c'è qualcosa che non va. Quindi meglio fermarsi un attimino e capire e comprendere quali sfide accettare. Invece in altre abbiamo semplicemente bisogno di essere un po' più determinati per andare a superarli. Poi
una energia interessante, anche il 3 di bastoni, un po' difficile da digerire perché indica l'attesa, l'osservazione, però è giusto così perché, nuovi sviluppi, nuove cose si possono vedere all'orizzonte o non ancora aver le idee chiare e allora meglio non mettersi fretta, ma, star lì, diciamo fermi a vedere tutto quello che ci circonda, anche per riuscire a cogliere le opportunità giuste, perché se abbiamo fretta magari rischiamo di andare a sbagliare qualcosa. Quindi aspettiamo pazientemente, valutiamo e vedrete che qualcosa si paleserà all'orizzonte. Adesso andiamo a vedere l'ambito amore. Allora, l'ambito amore, coppia single, ricordo che alcune, informazioni possono anche riflettersi, nelle relazioni più importanti di amicizia e famiglia, quindi consiglio di ascoltare e di adattare a quello che state vivendo. Cioè, se sentite che un'indicazione si riflette particolarmente non in coppia, ma in un rapporto familiare o di amicizia, allora lì c'è l'informazione per voi. Adesso in senso generico, proprio parlando prima delle coppie e relazioni più importanti, troviamo il 2 di spade. Ecco l'incertezza, il conflitto, l'indecisione, qualche possibile ostacolo, soprattutto nella comunicazione. Abbiamo bisogno di non lasciarci confondere e fuorviare da situazioni esterne, né proprio dai sentimenti che potrebbero essere un po' confusi e offuscati. Invece mettendoci un pochettino di razionalità e di logica, soprattutto anche con il re di spade, possiamo trovare forse quell'armonia e anzi con l'imperatrice che troviamo proprio anche nelle vostre energie principali, proprio miglioramento, crescita, evoluzione. Quindi se c'è qualcosa che non va a livello di coppia, l'indicazione è di razionalizzare, di essere, un po' più, di mediare, di, cercare il compromesso. Queste sono le soluzioni giuste che vi porteranno a migliorare, come vi dicevo, quelle situazioni più complesse. Altrimenti se tutto procede bene, possono essere delle situazioni esterne che devono essere bloccate, che non devono interferire con le vostre cose. Ecco che lì funziona tutto a meraviglia. Si vede con questa carta dell'imperatrice che può realizzarsi anche qualcosa di bello, di positivo, di intenso, anche nella coppia stessa, a livello intimo, relazionale, ma ovviamente io intendo in senso lato, strettamente personale e anche di progetti. Per i single troviamo il 5 di denari, il 2 di coppe e la carta giustizia. Qui siamo in situazioni che possono essere abbastanza complesse perché il 5 di denari ci fa capire che, c'è un distacco, un allontanamento, una chiamiamola, freddezza, perdita, dipende. Magari queste indicazioni sono già giuste a farvi capire, ad esempio freddezza e allontanamento e distacco magari da parte di una persona che state frequentando e conoscendo, oppure proprio, freddezza proprio perché magari in questo ambito c'è veramente ben poco all'inizio dell'anno e poi le cose vanno a cambiare. In qualsiasi circostanza vi trovate, magari se c'è questo distacco potrebbe esserci pacificazione e riavvicinamento, oppure approfittare di questo distacco per volgere il vostro sguardo altrove. E direi tanta attenzione, perché se queste sono energie che già avete fatto caso, che si ripetono da un po' di tempo, sempre più o meno nelle stesse dinamiche, allora magari con la carta della giustizia si può porre finalmente
una fine, una chiusura. Fare giustizia vuol dire portare equilibrio, però in modo totalmente diverso da quello che vi dicevo all'inizio, e cioè molto più determinato, molto più forte e drastico, perché avendo a che fare con certe situazioni o relazioni karmiche, la giustizia ci fa capire che le nostre lezioni le abbiamo già imparate e che se ci ritroviamo a rivivere sempre, diciamo, le stesse dinamiche, le stesse cose, soprattutto se sono conflittuali e tossiche, allora è arrivato il momento giusto di porre fine, a qualcosa. Mi fa ben sperare quel 2 di coppe al centro che, può indicare comunque chiarimento e pacificazione, con una persona non vuol dire rimettersi insieme o mettersi insieme, vuol dire trovare finalmente questo equilibrio, cioè di riuscire a capire come procedere, come vi dicevo, sia se ci sono i presupposti giusti, finalmente di procedere nel verso giusto in una relazione già, attiva precedentemente, oppure veramente di chiudere sapendo che è la strada, il percorso giusto per voi che vi metterà poi in nuove opportunità, in nuove circostanze. E questo è da capire e motivo secondo me di grande riflessione per voi in questo momento. Vediamo adesso la parte, più pratica del lavoro nelle finanze e poi andiamo a vedere il vostro bonus di lettura. Qui troviamo il Papa. Ottimo per situazioni di compromesso, di valutazione, di proposte da valutare, o se avete già le idee abbastanza chiare probabilmente, potete entrare in quella, modalità di azione, però solo dopo che avrete verificato, magari con una persona di fiducia, oppure grazie alla vostra esperienza che avete già fatto precedentemente. Magari si può, concludere un accordo, stabilire diciamo nuovi propositi. Qui siccome alcune cose poi o passerete subito all'azione a metà del mese, se avete intenzione di farlo può saltar fuori un qualcosa di improvviso da cogliere, che per certi aspetti può essere positivo, a volte può essere anche un imprevisto in varie faccende. A livello materiale ed economico può essere una spesa, può essere, magari un qualcosa che riguarda, a livello burocratico, legale. Per tutte queste circostanze ovviamente ci si deve preparare a puntino e quindi difendersi, proteggersi sia per se stessi sia per le finanze. Quindi molto, molto importante. Possibili accordi, cose, proposte che salteranno fuori, magari, di cercare conciliazione, pacificazione, di non andare necessariamente, allo scontro, oppure valutare di adattarsi. Questo vale anche in senso lato, finanze, lavoro, nella faccenda lavoro, magari alcuni conflitti, alcune cose che non funzionano sono nel vostro ambiente, oppure sapete che dovete cambiare modalità di azione ed intervenire prontamente in un qualcosa. Sia alternare azione e pausa, protezione. E quindi abbiamo visto sin dall'inizio di capire e comprendere quando entrare in sfida e come entrare. Per tutte le altre faccende, per chi vuole fare grandi cambiamenti, ma soprattutto per chi è alla ricerca, anche qui bisogna, valutare e aspettare. Non mettetevi fretta, il 4 di spade ci indica una pausa o rigenerazione, quindi riposo prima di rimettervi in moto, oppure riflessione perché magari ci sono delle proposte, delle intuizioni, delle cose che, volete valutare. Io direi che, ci sono situazioni positive e anche risvolti positivi, soprattutto guardando il vostro sole a fine, mese. Quindi c'è una fase di gestazione, per molti di voi è semplicemente riflessione per capire, come agire,
magari per una nuova fase di ricerca, oppure proprio prepararvi a un nuovo inizio, lavorativo, accogliere una proposta o solo, semplicemente rigenerazione e pausa, sapendo già che andrete ad iniziare proprio qualcosa, intorno diciamo, dalla metà del mese in poi. Adesso andiamo a vedere i messaggi per voi dai tarocchi, ovviamente divise per decadi. Questi messaggi speciali, possono essere dei suggerimenti, un qualcosa che vuole dirvi, l'universo. Partiamo con, Vergine, prima decade, dove troviamo il 9 di spade. Se c'è una preoccupazione, un'insoddisfazione, qualcosa che non sta funzionando, queste carte vi stanno dicendo che le cose andranno a cambiare e che quindi ritroverete vittoria, successo, soddisfazioni. Quindi io direi che andranno a cambiare proprio in modo totalmente, in positivo per voi. Non lasciatevi, sopraffare, fuorviare, da parole, da situazioni esterne o anche da eccessive preoccupazioni, perché comunque c'è qualcosa di interessante, sia come soddisfazioni, proprio apprezzamenti, anche nuove conquiste, cose che riuscirete, a risolvere. La faccenda, del 6, in questo caso proprio degli amanti, che è anche la vostra energia principale, può riguardare una relazione, può se c'è già, allora alcune cose sia miglioreranno, ma ci saranno anche nuove possibilità di far crescere questa, relazione. Sia anche un accordo, un qualcosa a livello di pratico, di materiale, del lavoro stesso o anche di una vostra passione, di un qualcosa che vi coinvolge e a volte può, riferirsi anche alla vostra interiorità. Cioè se c'è indecisione, conflitto, paura, incertezza, allora finalmente riuscirete a trovare pace, serenità e un nuovo equilibrio. E adesso andiamo a vedere per i vergini della seconda decade. Troviamo la carta dell'imperatore che ci porta stabilità. Questa stabilità che potrebbe essere un po' compromessa da situazioni, esterne che andranno a cambiare abbastanza velocemente, oppure se siete voi che volete rompere questa stabilità o un qualcosa di troppo fermo, di troppo ordinario, di troppo tranquillo, allora la ruota vi sta dicendo che dovete essere assolutamente voi a sconfiggere, superare questa situazione e portarvi in nuove possibilità. Come farlo? Con decisione, con fermezza, bando alle ciance. In fin dei conti scusate, anche l'imperatore ci dice questo, di prendere il controllo di noi, della nostra vita, di entrare un po' in connessione anche con le situazioni esterne, il flusso degli eventi, cioè prendere il controllo della ruota, della fortuna vuol dire tantissimo, perché non ci lasciamo, sovrastare da quelle che sono, queste situazioni un po' troppo incerte a livello esterno e quindi riuscire a gestirle noi con la nostra bravura e le nostre capacità. Adesso andiamo a vedere il messaggio per i vergini della terza decade, dove troviamo il 4 di spade, il cavaliere scusate, il re di coppe e poi il 6 di denari. Qui troviamo un'energia di blocco, di pausa. Il mhmm il 4 ci fa capire che o avete bisogno di pausa e di riflessione in solitudine proprio per far chiarezza nei vostri pensieri, oppure proprio una fase di rigenerazione delle vostre stesse energie a livello psicofisico che vi faranno capire meglio come gestire le vostre idee, le vostre capacità, il vostro essere e soprattutto a livello, emozionale come dirigervi in qualcosa, diciamo, di preciso, perché c'è bisogno di, donare
e dare totalmente voi stessi, la vostra stessa energia, siccome è una carta legata alla terra, alla materialità, si può trattare non solo di energia a livello psicofisico, ma anche di investimento, di denaro e di possibilità che, probabilmente troverete riscontro. Però ricordatevi che questa è una carta di dedizione, di cura, di generosità, di apertura, di riuscire a dare, non in modo eccessivo, nel giusto modo, nel giusto equilibrio. E adesso andiamo a vedere infine i segni zodiacali da attenzionare particolarmente per voi in questo mese. Allora, capire con chi si ha a che fare, si può anche capire come gestire le varie relazioni. Qui abbiamo la carta del Sagittario, poi troviamo Ariete e infine troviamo Marte. Abbiamo tanto fuoco, poi Marte si riferisce sia all'Ariete sia allo Scorpione. Dico tanto fuoco perché potreste avere a che fare con persone, un po' conflittuali e aggressive, dipende insomma. Se l'aggressività può essere positiva, costruttiva, che vi spinge a fare determinate cose, quindi essere stimolante, va benissimo. Se invece si genera solo, conflitto, ostilità e quindi purtroppo incertezza e confusione, meglio metterle da parte. Secondo me andare a privilegiare invece, questa bellissima energia di potere, di coraggio, di azione è stimolante per voi, molto utile. E si conclude qui la lettura. Vi ringrazio per avermi seguita, ma non andate via perché se volete in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo della settimana e il lunare motivazionale. Alla prossima, vi auguro un buon mese di gennaio. Ciao!